In questo video andremo finalmente a spacchettare la mia copia dell'album. Scusate, in questo video andremo finalmente a spacchettare la mia copia dell'album Proof dei BTS. È arrivato una settimana fa questo paccone, ok, da Weverse, credo che si dica così. È rimasto una settimana lì perché non avevo tempo di fare questo video e non vedevo l'ora, quindi andiamo immediatamente a spacchettare questa cosa delicatamente, perché non vogliamo che si asciughino come al solito. Qui è tutto d'oro. Sì, ma non mi spara flashate così però, ok, perché se no non si va d'accordo stasera. Allora, eccoci. Oddio, intanto abbiamo questo bellissimo tubo. Abbiamo questo bellissimo tubo, presumo ci sia il poster dentro. No, mi piaceva questo rumore. Mi piaceva questo rumore, ok? Abbiamo il nostro poster. Yes. Oddio, com'è che rosso! Raga, non so se ci entrerà tutto. Comunque, non mi si vede a me. Questo poco male. Comunque ho questo bellissimo poster. Mi sono truccata anche in colori. Volevo essere in pandan. Ok, abbiamo il mega poster, lo ripiego prima che mi si asciuga in questo momento. Prima cosa, il mega posterone. Come ho detto, ho fatto anche il trucco in tema di questa foto, perché mi immaginavo che a vedere insomma spoiler eccetera, che i colori all'interno delle foto eccetera fossero fatti sul blu e nero eccetera, quindi ho fatto questo trucco per andare un po' un pandan. Ok, quindi il poster adoro. Poi abbiamo questo piccolo pacchettino, non so cosa bene ci sia dentro, a parte il fatto che adoro questa cosa, e abbiamo il nostro tesoro principale. Porca miseria com'è peso, non pensavo fosse così pesante. È pesante, è un mattone raga, è un mattone è un mattone, so, mi spara flash a sta luce. Ok, basta fare il cretini, metto giù la scatola per i gatti che sicuramente approfitteranno. Prima guardiamo il pacchettino piccolo e poi guardiamo il mattone. Accidenti quanta roba per questa cosa qui. Vieni qui, non scapparmi. Sì, che carino. È un coupon per BTS Island che tra l'altro voglio giocare. L'ho già scaricato, sto aspettando perché volevo fare un video mentre magari ci giochiamo insieme, e ho trovato la carta di Jimin, carinissima, con dietro vabbè il coupon code, tanto anche se lo vedete lo avrò già usato. Comunque questa carinissima carta con Jimin autografata. Quindi uno, cos'è questo invece, questa scatolina qua? Abbiamo questa cosina qui, sembrerebbe tipo una specie di cornice. C'è il gatto dentro la scatola, se sentite dei rumori molesti il gatto. Andiamo sempre a colpa ai gatti, davvero.
riesco a spacchettare. Scusate il ruttino, ho bevuto un po' di Coca-Cola. Come casca, ok, al contrario. Allora abbiamo una cornice e una cornice. Ora ha la plastichina protettiva e per ora adesso non la voglio togliere. Comunque è una di quelle cornicine che è calamitata. Forse non so se l'ho messo. Ah, ok, è calamitata, ok, c'è le calamite, quindi ok. Zac, si attacca. Qui in fondo abbiamo scritta proof, non so se si vedrà. Qui dietro abbiamo il cosetto per farla stare in piedi e abbiamo un'altra carta di Jimin e uno, sì, abbiamo un'altra carta di Jimin fatta così con credo il sole che lo stava accecando, molto carina, dietro fatta così con la scritta proof. E è tutto, e c'è questa cornicina ovviamente da inserire una di queste immagini. Ora io le metto tutte e due via per adesso insieme alla cornice. Ok, quindi abbiamo questo, il poster, questo mega plasticone lo togliamo e andiamo al nostro mattone. Togliamolo, questa cosa protettiva. Eccolo, il mio cofanettino di proof. Dietro abbiamo la scritta. Adesso con la solita delicatezza andiamo a togliere questa foglia protettiva. La copertina è ruvida, non è... aspettate, la faccio vedere. C'è sopra un'altra plastichina protettiva, pesante ragazzi, cosa c'è dentro? Allora abbiamo il nostro mattone, questa cosa trasparente si sfila e sotto è pesante ragazzi, non sto scherzando. E sotto abbiamo di nuovo la scritta proof. Qui abbiamo la scritta proof, vedete come tipo arcobaleno si illumina in diversi colori, olografica, non so come si chiama sta cosa qui, e poi si apre. E anche qui abbiamo la scritta tutta colorata. E adesso tiro la linguettina rossa che esce di qui, We Are Bulletproof, e tiriamo fuori. Allora, non so come mai, non so se vedete, cioè si toglie, però c'è tutta questa tipo talco, polverina, non so come la volete chiamare. Quindi qui ci sono i CD, si apre, uno, zacchete, sono 3 CD, qui sotto c'è CD1, CD2, CD3, fatti così, ognuno è diverso, tipo abbiamo il nero con l'argento colorato, poi c'è il bianco che ha argento tutto colorato e l'ultimo è argento con invece la scritta, oddio, non si vede la mazza, addio. Comunque qua sotto poi ci sono descritte le canzoni che contengono i CD. E chiudiamo adesso questo e andiamo a vedere tutto il resto che c'è oltre ai CD. Quindi abbiamo abbiamo una bustina nera fatta così e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ci sono diverse cose,
abbiamo, vabbè, qui abbiamo il cosetto per prendere l'emblema sul Weaver's Shop. E poi abbiamo le photocard, abbiamo harem, spero che si vedano, dietro è fatta così con la scrittina, sempre non si vede, no, è argento e basta, è argentata, non si vedrà mai. Queste luci mi stanno sparaflashando. Ok, comunque harem, mettiamo qui da una parte. Abbiamo V, questa dietro è nera e argento, V. Ah, perché mi sa che è diversa questa carta qui, perché poi abbiamo di nuovo harem, questa volta sullo sfondo così nero e argento, harem, niente, vederlo più vicino. Abbiamo il nostro cookie, poi abbiamo Sugar, il mio futuro marito, abbiamo Gin, abbiamo il nostro Ovi, di cui abbiamo appena visto il video More, adoro, e abbiamo Jimin. Abbiamo quindi 7 carte, 7 più questa qui con RM fatta così. Poi abbiamo una foto grande così con il nostro cookie, è talmente chiara che raga non si vede, ok, dietro è fatta così. Non dice altro, quindi questo è tutto quello che c'era all'interno della bustina. Adesso cercherò di togliere questa polverina bianca. Prendiamo le card, mettiamo tutto dentro, non è mica finita, Ops. Tiriamo la linguetta, ecco cos'è che pesa così tanto, e abbiamo, anche qui c'è questa polverina che se la, cioè con le, passi con le dita va via, non lo so. Abbiamo il book, allora vediamo un po'. The Art of Proof, abbiamo diverse immagini, Identity, Reflection, poi giriamo, abbiamo scritto Army e BTS e poi si apre, abbiamo la mega scritta, ok, Beyond the Scene, BTS, chiudetevi senza piegarvi. Abbiamo un altro logo, ci sono delle diverse immagini, la vediamo, discography, ci sono delle foto di tutti gli album e poi credo passiamo per ogni album, sì, ci sono tutte le foto degli album, ok, abbiamo delle foto del genere, poi vado veloce, vi faccio vedere qualcosina. Love Yourself, ma ci sono tutte le persone, ci sono tutti gli album, foto dei concerti, abbiamo il discorso di RM all'assemblea mentre parlano della loro campagna con l'Unicef, il discorso del 2021, spero che si vedano, ok, il primo book,
questo. Ok, qui ci sono le foto di questo album, come il poster che abbiamo visto. Abbiamo le immagini del poster, immagini individuali, abbiamo J-Hope, altre foto, quelle con lo scudo sullo sfondo, abbiamo Jin, Jimin, adoro questo stile, altre foto di Jimin, ancora foto di Jimin, RM, come ho detto, ci sono anche foto fatte così. Cioè faremo vedere qualcosa. Poi JK, altre foto di JK, ognuno ha 3 pagine. Abbiamo Suga, c'è la versione quella con lo scudo che vi ho fatto vedere, poi ci sono queste qui. Abbiamo V, adoro questo stile. Abbiamo varie foto fatte così, gruppo, poi abbiamo quelle in bianco, cioè in vestiti in pastello molto chiare, molto contrasto in confronto alle foto che abbiamo visto ora, sempre ognuno con le proprie pagine. Obi, un'altra pagina con Obi, anche qui 3 pagine, quasi 4. Qui abbiamo Suga, J-Hope, scusate che c'è Suga, qui c'è J-Hope. Qui ci sono foto di Suga, Cookie, abbiamo JK, RM e V, qui abbiamo RM, V, Jin, ciao, Jin, foto di Jin, poi ci sono, ho visto Jin e Jimin, qui tutti insieme, qui abbiamo Jimin, molto bella questa foto qui, e poi un altro book è finito e andiamo con il terzo book. Andiamo con il book, questo è bianco, qui ci sono un po' di foto del dietro le quinte, tipo il mio marito, foto dei ragazzi così, ci sono delle foto fatte così, oddio mi è andata via la voce, qui abbiamo J-Hope, scusate, Jin, gatti che hanno preso a smattare a quest'ora. Qui abbiamo delle foto
mi gruppo, poi RM, questa è quella che abbiamo trovato, questa che abbiamo trovato nella card, canto è bello. Suga, abbiamo Jimin, sentite quel tuc tuc tuc, è il ventilatore raga, fa caldo, non ci posso fare nulla. V, mi è venuto in mente ora di dirvelo, scusate. Abbiamo V, com'era bello comunque V a Parigi, alla sfilata insieme a Lisa, tutti subito a pubblicare le foto, sempre vicini, ragazzi, ce la fate a darvi una calmata fra tutti, non è che se uno è accanto a una donna bisogna subito, lasciate, fate vive, vivi lascia vivere per favore, ma può anche se, oddio, poi tutti questi rumor con Jenny, cavoli e mazzi, ma anche se fosse, cosa ve ne frega a tutti? Bisogna farne sempre uno scoop, cioè sono umani, sono persone umane, prima erano sotto regole dei idol, ok, ma prima o poi li vedremo con qualcuno, uomo o donna, ossia accompagnati, perché ora non sappiamo, ecco, le preferenze dei ragazzi, quindi dico uomo o donna, qualsiasi cosa gli passa per il cuore, ecco. Comunque, qui abbiamo un'altra foto di gruppo. No, perché mi fa ridere questa cosa di ogni volta che si sono visti accanto a una donna, tutti fanno tanta speculazione, tanta tragedia, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ve ne frega? Immaginatevi voi ogni volta che uscite con un'amica, con qualcuno, oh, ci starà? Ci uscirà? Sarà un Roma? Cioè, capite? Che palle! Comunque, a parte questa piccola svirgolata, non so, questa è una foto delle foto, non si vede niente, scusatemi. Qui abbiamo ancora le foto di prima, fatte così. Qui le abbiamo in bianco e nero. Abbiamo foto fatte così. Jin, quanto è figo con questa giacchetta tutta smaltata tipo. Abbiamo varie foto dei nostri boss, spero che vedete. Altre foto sempre dello stesso set. Poi qui ci sono delle foto tipo CRM e c'è scritto qualcosa che poi scoprirò che cosa. Ognuno c'è la foto con una scritta, dovrò scoprire cosa ci sia scritto. C'è Suga, che è molto lunga, Liop, ognuno ha una scritta, sono molto curiosa di cosa ci sia scritto. E poi finito un altro book. E poi abbiamo un'ultima cosa che è fatta così, non so cosa sia. Ah, ok, è il libricino delle canzoni, dei testi, delle canzoni che sono contenute all'interno dell'album. E questo è tutto. Beh, molto carino come sempre, molto pensate sono le cose, mi piace un sacco che la cultura K-pop, diciamo così, oltre all'album ci creano anche tutte queste cose per noi fan, tutti i book fotografici, tante card, tante cose, insomma varie cose che abbiamo anche aperto, i deco kit, eccetera. Ci sono tante cose, ganze, noi adesivi, cioè sono cose molto pensate e a me piacciono tantissimo.
E nulla, quindi richiudo il mio scrigno e andrà subito sullo scaffale che ho. L'esterno, vedete, è ruvido, non so se si nota, così. È un bel affare, molto pesante come ho detto. Noi ci rimettiamo tutto, sacchete, e quindi per questo video è tutto. Spero che fatemi sapere se voi avete preso la standard, se avete preso solo il CD, se avete preso sia il box che il CD, che era un'opzione anche quella. Io purtroppo non l'ho potuta prendere entrambi, però sono soddisfatta anche così. Mi garbava più che altro la custodia esterna, ecco, della versione solo CD. Comunque, molto soddisfatta. Unica pecca, come al solito, per noi fan che viviamo in Europa, cioè io ho capito che ci sono delle disposizioni, però apriteci un negozio qui in Europa, così noi paghiamo solo il prodotto e la tassa che il nostro paese ci applicherà sopra, ma non dovremo pagare più di spedizioni di quanto costa un oggetto, tutto qua. Perché io ho comprato questo e ho pagato quasi più le spese di spedizione che l'oggetto vero e proprio, quindi mi sembra un pochino assurdo, perché insomma, no? Non avevo pagato di più, però eravamo quasi lì. Volete mettere che io, se avessi quei soldi, risparmiato quei soldi, ci avrei comprato più cose? Direi di sì. Quindi per favore pensate a noi europei, che siamo messi male qui. Cioè, solo per dire, una volta sono andata a vedere sul sito americano per comprare, c'era l'edizione di Butter sia in vinile che in cassetta, quelle cassette versione vecchia, perché avevo Dynamite in cassetta e volevo anche Butter, no? Perché erano bene o male due canzoni con, non so, in stile quei anni, no? Anni 80, quindi avevano fatto sia Dynamite che Butter in edizione vinile e cassetta. E sono andata a vedere, dopo ho scoperto che non spedivano in Europa, comunque da quel sito lì, però il costo di di cassetta era tipo di $8 e del vinile 7 o 10 al massimo, non era. A noi qui in Europa ci costa circa 50 euro una e 30 euro, cioè 50 euro circa era il vinile e la cassetta era su 30-40 euro. Mi sembra, ecco, io ho capito tasse e tutto, ma mi sembra un pochino un'esagerazione. Questi prezzi triplicati, quadruplicati, non ci siamo. Comunque, finiamo questo discorso lì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è il vostro qual è il vostro CD preferito, ma che domande faccio, tanto vi piacciono tutti, quindi nulla, fatemi sapere semplicemente se il contenuto, ecco, di questa box, di questa versione dell'album vi è piaciuta. Fatemi sapere che versione avete preso voi, se l'avete presa. E nulla, ringrazio tutti i nuovi iscritti. Come ho detto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!